Qui abbiamo il garage della piccola Watch e dell'elefante alla perlita. La perlita elefanta. Haciendo esto me rompí 3 costillas tirando para atrás. Vamos para atrás. Eccolo, eccolo. Io ho già tirato fuori una parte delle cose da rimontare sulla moto. Questa è tutta roba che ho portato dall'Italia, ma c'era ancora tantissima di là in camera. Questo è il posto bellissimo dove la moto ha villeggiato in questi mesi. Protezione contro gli animali che fanno il nido della marmitta, e sicuramente ne troverò svariati in giro. Ok, adesso la tiro fuori e si comincia a lavorare. Allora, qui ho attaccato questo velcro che poi attaccherò dietro, meglio, dietro alla borsa. Serve praticamente in modo che quando vado a rimettere la borsa, a mettere le cinghie, non devo fare le mosse complicate, mosse di karate per tenerla ferma. Poi abbiamo qui il nostro simpatico tappo della benzina, che mi sono perso il pirulicchio qui, che sarebbe questa la valvolina per far entrare l'aria ma non far uscire la benzina quando cadi. E poi mi ero perso anche la guarnizione e ne ho portata una secchiata. Adesso andiamo a cambiare. Poi devo cambiare il tubo della benzina, che si è tutto crepato, non so se riuscite a vederlo. Questo fa tutto il giro qua e va qui dentro e si collega al serbatoio principale. Poi la catena sta in condizioni pietose, guardate la ruggine che si è formata, porca miseria, con l'umidità della pioggia. Qua c'è poco da fare, però insomma cerco di salvarlo, ma tanto ho comprato quella di ricambio. Poi devo cambiare questo, ma in realtà ancora se la cavicchia, quasi. La corona sta ancora in condizioni decorose, mentre il pignone qui è completamente finito. Ne ho presi 3, quindi uno lo cambio subito, lascio la catena, lascio la corona, porto la catena a morte e poi ricambio tutto quanto insieme e c'ho tutto il set bello fresco. Poi qua ci sarà, a parte data pulita, data la polvere che c'è dentro, ci sarà da cambiare la batteria, però prima devo rimediare l'acido. Poi qui dovrò sistemare un po' di cosine. Questo forse va cambiata perché vabbè, provo a metterci un po' di grasso, un po' di olio, però già la sentivo strana prima. Io per sicurezza me la son presa una di ricambio, vediamo, perché la sento che non ritorna in posizione, quindi ho paura che mi rimanga un po' frenata la pinza. Poi ci sarà da cambiare le gomme, anche perché quando me l'hanno smontate per sistemare malissimo i raggi, me l'hanno montato al contrario, vedete il segno di rotazione, si vede anche da come sono consumati i tacchetti, quindi questa è da rigirare. In realtà questa qualche chilometrino ancora ce l'ha, e forse anche quella dietro, solo che io non ho voglia di portarmi 2 copertoni. No, questa la cambio, questa mi sa che la cambio, magari mi uso le due gomme ancora mentre sto qui in Ghana, però prima di uscire la cambio. Poi dovrò cambiare l'ammortizzatore, anche questo l'ho portato, che se vi ricordate era esploso i primi giorni in Ghana, e di quell'occasione poi faccio ringrassare tutto l'ambaradam. Poi cos'altro abbiamo? Pasticche qua ancora ce n'è per tutta la vita. Queste sono quelle che feci cambiare in Marocco, misero, non lo so, del marmo credo, perché frega molto di meno, che è una cosa che a me fa anche piacere, però guarda la ruggine, porca miseria, qua c'è da ingrassare tutto quanto, mamma mia. Poi l'altra cosa rognosa, questa mi preoccupa assai,
il cerchio anteriore che era piegato è stato più o meno sistemato, ma mi hanno completamente cannato la tensione dei raggi, che non solo sono tesi uno sì uno no, e quello poco male, ma tutta la ruota è decentrata di mezzo centimetro. Solo che il problema è che adesso si è tutto arrugginito, quindi vabbè, in qualche modo ne usciremo. Sto pensando di cambiare questo o addirittura di aggiungere un altro di qua, se posso, perché a parte mi fa comodo avere qualche presa in più, però questo mi dava qualche problemino, non so se un po' di ruggine, di polvere o le vibrazioni che hanno fatto allentare un po' i contatti. Ogni tanto non caricava benissimo. Mi sono comprato uno uguale, ma adesso vediamo. Ah no, la cosa fondamentale, qui dentro, adesso non si riesce a vedere, c'è il cavo che esce qui dall'alternatore, che poi arriva qui dietro allo stabilizzatore che sta qui dietro, e il connettore si è fuso, vedete? Adesso non so se ha qualcosa a che vedere con la rottura della batteria che ebbi in Guinea e che andò proprio in corto, quindi non so se magari si è strapazzata lì in quell'occasione, si è scaldato il connettore e quindi adesso si è fuso, si è incollato, quindi non si riesce a aprire, devo tagliarlo, non si riuscirà neanche a trovarlo di ricambio, quindi userò, tra l'altro una cosa che io, pur da ingegnere elettronico, appassionato di elettronica da tutta la vita, ho costruito 1 milione di circuiti elettronici, non conoscevo questa roba qui. Queste sono tipo le guaine termostringenti, però non so se riuscite a vedere bene, c'è un anellino di stagno lì in mezzo. Vedete, questo stagna, cioè salda e sigilla contemporaneamente, cioè si mettono i due fili dentro e poi con l'accendino, insomma qualcosa di caldo, se si scalda questo si stringe e contemporaneamente si scioglie quello stagno e gli va a dare una bella stagnata intorno. Fighissimo. Così non mi devo portare il saldatore e non devo anche più fare cose da MacGyver col chiodo nella brace e quella roba lì che poi si è rivelato veramente poco efficace. Allora, qui abbiamo tutta una serie di cose. Ho ricomprato la sacchettina nuova e quell'altra con le vibrazioni si era bucato tutto quanto. Devo dire che questa roba di Amazon fa veramente schifo di qualità, cioè sono comodi però si bucano in un nanosecondo. Qui vedete i vari pignoni, ho presi ben 3 filtri dell'aria, dove no, cioè, l'ho lasciato in camera, no, eccolo, filtri dell'aria ne ho presi 5, non so dove li metterò. Poi ho comprato un po' di nuovi, scusate il casino, 2 nuovi portatelefoni. Questo qua per il telecomando del drone, che finalmente ho portato il drone, ragazzi, perché entrando al Marocco non l'ho potuto portare, adesso sono tornato in aereo, quindi, e tra l'altro anche Daniela c'ha il drone, quindi faremo proprio delle robe meravigliose, delle riprese meravigliose. Filtri benzina, anche questi ho preso una secchiata, nuova, come si chiama? Frena filetti. Poi qui abbiamo la frizione, qui abbiamo tutta una serie, vabbè non vedete nulla ma fidatevi, cuscinetti vari, pezzettini vari per cambiare la frizione, per cambiare la pompa dell'acqua, per cambiare, insomma tutta una serie di accessorini per cambiare i componenti potenzialmente soggetti a rottura. Qui abbiamo nuovo stabilizzatore, cuscinetti anteriori e posteriori, qua dentro a questa scatola ben 5 filtri dell'olio, e meno male che ne ho presi abbondanza, perché questo contenuto nelle borse, guardate con l'umidità che gli è successo, completamente andato, addirittura si è rigonfiata la colla lì. E vabbè, ce n'ho 4-5, quindi direi che siamo tranquilli. Pasticche anteriori e posteriori, andate sempre per adesso già pure un po' pulita, per l'umidità dentro le borse. C'è questa roba che avete visto adesso, stava dentro a queste borse impermeabili insieme alla moto lì dentro. Porca miseria, cioè è comunque entrata l'umidità e si è arrugginita. Infatti questa qua, vediamo se riesco a pulirla bene, se no non mi fido di infilare una roba mezza arrugginita dentro al motore. Pattino per la catena. Qui dentro abbiamo, lo faccio vedere, il paracatena, che me lo so perso in Sierra Leone, non so neanche bene come. No, ho perso, proprio rotto, distrutto, forse ci si è incastrato qualche sasso, qualche ramo, non lo so.
po' di bulloncini, rondelle varie, qua dentro pure c'è un'altra secchiata di roba, che insomma tutta roba che devo trovargli una collocazione. Questo è il regalo di Sandra. E vabbè, insomma c'è da lavorare un po'. Tutto questo servirà per riuscire a muovere la moto da qui ad Accra, perché da qui ad Accra sono 30 km, c'è un traffico talmente feroce che ci vogliono. Ieri ci ho messo 3 ore dall'aeroporto in taxi, 3 ore, però ci ho messo 2 ore e mezza da Roma a Lisbona con l'aereo. 3 ore da qui ad Accra, e farmelo con la moto ci vogliono minimo 1 ora e mezza, ma anche 2. Rischioso anche, insomma, c'è un sacco di traffico molto, molto caotico. Quindi niente, sistemerò tutte queste cose fondamentali adesso, poi porto quei ricambi che mi servono, li porto ad Accra. Con Daniele ci fermiamo a dormire da qualche parte, forse addirittura a casa di amici suoi, e a quel punto, sperando di stare abbastanza vicino al meccanico, da lì riesco a fare avanti e dietro e finire le ultime cose che da solo riesco a fare, tipo il cambio dell'ammortizzatore, cambio dell'olio. Cioè il cambio dell'olio posso fare da solo, però qua è sempre un casino, non sai poi dove metterlo, dove buttarlo. E vabbè, io continuo. Mira cómo se trabaja aquí, oh. Cuidado, Esto es... Estamos en MotoGP. Siccome io sono un deficiente, quando sono partito mi sono scordato di prendere le misure della connessione, queste qui, che ho fatto, ho chiesto in giro sui vari gruppi se qualcuno me le dava, e uno si propose di darmele, poi si scordò, allora gliel'ho ricordato, si è scordato di nuovo, gliel'ho ricordato, e si era anche un po' scocciato. Se ti proponi tu poi alla fine farlo. E mi diede delle misure che mi sembravano strane. E allora gli chiesi: scusa, ma com'è possibile così? E lui rispose facilissimo, tipo: ah, se non ti sta bene, come ti sto aiutando, fatti aiutare qualcun altro. Vabbè, gente strana, e talmente strana che infatti mi ha dato le dimensioni sbagliate. Fortunatamente io sono un po' paranoico nella fiducia nei confronti della gente che si comporta strana. Ho preso un range di una secchiata di guarnizioni in un range di dimensioni nell'intorno di quelle che mi ha dato lui. In realtà pensavo che dovessero essere un po' più grandi, invece è un filo più piccolo rispetto a quello che mi aveva consigliato lui. Fortunatamente ce ne ho. In realtà io credo che, diciamo, qualità AliExpress, alcune, anche se dovevano essere delle stesse dimensioni, in realtà non lo sono, quindi sono leggermente più grandine, però vabbè, con punto di attack ce la dovrei fare. Quindi va bene, abbiamo 4, di cui in realtà soltanto una è proprio della dimensione giusta, le altre due sono un po' più grandine, vabbè, ma alla peggio la taglio, la accorcio un pochettino, la rincollo e... ok, più o meno come nuovo. Ci ho messo un puntino di colla, questo qui l'abbiamo cambiato, direi che possiamo richiudere. Allora, ho preso questo qui che già ce l'avevo prima, l'altro l'ho regalato a Franco, il proprietario di questo posto dove ho lasciato l'auto. È molto semplice, sì, però ha l'ammortizzatore che è utile per evitare di spaccare il telefono. Ok, così è anche un pochino più alto di come era prima. Perfetto, la posizione è perfetta, non potrei essere più contento. Ahora ya está. Ahora hay que preguntarle al maestro otra vez. It's very important that you put down all the tire from both sides before doing this, because From both sides. yeah, because the tire has to go inside here to get the release. Okay. So both sides you remove, then you push it, you try, to get some room, because half centimeter it makes all the difference in the world here. Federico è professionale. Non è che sono professionale, è che ho bucato talmente tante volte che sono diventato professionista. Guarda uno dell'alicate ahí. Stavo facendo scuola di cambio gomme da buon professionista del buco, quell'altro ce lo siamo dimenticato, no, del buco delle gomme. Perfetto, fantastico.
ragazzoli, buongiorno dall'uomo più sudato sulla faccia della terra. Siamo agli appositi occhiali della Ceres. Sì, stanno benissimo. Fatemi uscire da questo forno crematorio e vi racconto tutto, Allora, già vedo che lo zaino dietro mi rompe le scatole in maniera sorprendente. Fanciulli, buongiornissimo dal Ghana. Allora, voi non ci avrete capito nulla perché io poi, per evitare di fare un buco nel canale, nel senso di lasciare video in sospeso per settimane o anche mesi, come forse qualcuno di voi più attento avrà notato, ho dimezzato le pubblicazioni, quindi invece di pubblicare mercoledì e sabato ho pubblicato soltanto il sabato. Quindi l'ultima puntata che voi avete visto in realtà è di un discreto quantitativo di mesi fa, esattamente risale a fine maggio. Dopodiché io ho preso il mio bell'aereo, ho lasciato la moto parcheggiata a questo bellissimo posto realizzato e gestito da Franco, persona meravigliosa che oltre ad essere stato molto gentile da tanti punti di vista mi ha tenuto la moto al coperto per tutti questi mesi. Quindi adesso siamo a metà ottobre, stagione delle piogge finita, tranne qualche strascico finora da quando sono arrivato, ovvero 4 giorni fa, nessun problema. E mi sto dirigendo, allora, sono a Crocrobit, che è questa località di mare che si trova una trentina di chilometri a sud di Accra, la capitale. E adesso sto andando ad Accra, lascio le borse in una guest house che abbiamo trovato con Daniel, il buon Daniel che abbiamo rincontrati proprio venerdì appena sono arrivato. Lascio tutte le cosine e poi vado al meccanico, dove devo tentare di risolvere tutta una serie di problemini sia vecchi che nuovi perché la moto pare non aver gradito particolarmente la permanenza ferma di questi mesi, soprattutto con l'umidità e la salsedine. Devo dire che io la telecamera non l'ho mai lasciata in un posto di mare, però di acqua ne ha presa tantissimo e la quantità di ruggini che ho trovato sulla moto dopo averla ripresa è veramente importante. Tra l'altro mi ci sono voluti ben 2 giorni per farla ripartire, altra cosa un pochino preoccupante. Ho dovuto smontare mezza moto, ho tirato via la candela, ho svuotato la benzina, insomma ho cercato di isolare tutta una serie di possibili cause. Tanto vediamo se questo si sta ricaricando, sì. Insomma alla fine ce l'ho fatta, tra l'altro solo e esclusivamente grazie allo starter di Daniel, attrezzo io pensavo fosse totalmente inutile, invece alla fine si è rivelato fondamentale perché senza non so come avrei fatto. Tra l'altro stavo ancora con la batteria, quella che avevo cambiato in Guinea, la batteriola da 4 ampere microscopica che si era già mezza scaricata gli ultimi giorni, perché tra l'altro sempre gli ultimi giorni si era rotto il connettore, si era fuso il connettore che porta la corrente dall'alternatore allo stabilizzatore e quindi ricarica la batteria, quindi non ricaricava più, meglio ricaricava soltanto ad altissimi giri, ma io ho fatto parecchi chilometri in città col traffico, con la ventola accesa, col telefono in ricarica eccetera eccetera, e quindi era più quello che si consumava dalla batteria che quello che ci rimettevo dentro ricaricandola. Ho riaggiustato anche quello, adesso tengo sotto controllo la tensione, segna questo, vabbè, segna 14,4, in realtà lui sbaglia di 0,3 circa, quindi 14,1 direi perfetto. Sono riuscito a portare in aereo una batteria senza l'acido che ho messo ieri, l'omino dell'acido che mi ha anche ricaricato la batteria. Sembra tutto a posto, ok, anche questa è risolta. Poi cambiato la gomma posteriore, in realtà ci potevo fare ancora 1000 km tranquillamente, però un po' per ridurre le possibilità di foratura, cosa che a me succede fin troppo spesso, perché ovviamente insomma, essendoci poco battistrada è più facile forare, un po' perché portarmi dietro 2 gomme non mi sembrava proprio il caso, con una moto già stracarica con l'ammortizzatore rotto, e niente, quindi l'ho cambiata. Tra l'altro ho portato delle camere d'aria super rinforzate, era una bestia praticamente, che non vi dico per infilarle dentro che cosa ho voluto. Ho dovuto invertire la procedura di montaggio della gomma, cioè ho dovuto mettere prima
la camera d'aria dentro il copertone e poi montare tutto il lamparadam insieme. Poi cos'altro ho fatto? Vabbè, piccoli aggiustamenti, ho cambiato il portacellulare con caricabatterie integrato perché ho un nuovo telefono che si ricarica in wireless, quindi questo portacellulare ha sia l'USB che la ricarica wireless. Ho aggiunto 2 borsette, poi ve le faccio vedere dopo, sotto queste borse nere laterali, più che altro perché le usate per trasportare della roba in aereo, ce l'ho e per ora gli do un senso. Poi ho comprato uno statore, un altro stabilizzatore di tensione, pompa della benzina. A proposito di benzina, ho cambiato anche il tubicino che collega il serbatoio ausiliario posteriore a questo anteriore perché stavo tutto scrivolando e non mi piacesse tanto l'idea che perdesse. Vari filtri della benzina, ci ha cambiato quello che c'era, ci ha cambiato il filtro dell'aria, quindi diciamo insomma siamo in condizioni abbastanza rigorose per quello che potevo fare. Quello che adesso servirà di fare le 4 cosette più importanti sono appunto cambiare l'ammortizzatore posteriore che è esploso, quindi infatti perché sto andando benissimo, cambiare il pignone, ecco ho portato anche una nuova catena, però quella che c'è, a parte che si è arrugginita ma sono riuscito a salvarla, credo sta ancora abbastanza bene. Ho portato una corona ma quella sta bene quindi non la tocco. Il pignone invece è assolutamente da cambiare, ne ho portati 3 così uno lo cambio subito e 2 me li gioco dopo il cambio della catena, il cambio completo di tutto il kit e il terzo me lo tengo di scorta. Poi altre novità, cambio di abbigliamento, ho preso questo, ovviamente è uguale a quello che avevo prima ma peciolino, così è un po' più chiaro, si sente meno caldo al sole in teoria, poi si vede meno lo sporco e soprattutto dovrebbe rendere un pochino meno scure le immagini, perché ogni tanto soprattutto quando c'è il sole forte alle mie spalle io sono una chiazza di nero. Poi cambiate i contini, mi piacciono molto, non sono riuscito a trovarli proprio lo stesso colore ma non ce ne frega niente. Ho cambiato anche la borsetta serbatoio, che è quella che avevo preso marchiata Givi su AliExpress, e di Givi c'era solo la scritta perché si è smaterializzata sotto al sole, distrutte le cinghie, è esplosa praticamente. Beh, che più o meno per ora vi ho raccontato tutto. Allora niente, che mi piacerebbe fosse venuta così, e invece no. Lo zaino l'ho preso un pochino più grande, sempre peciolino pure questo, non c'è un bece che sta bene con il resto dei bece, però va bene. Zaino un po' più grande, espandibile, così ho più possibilità di caricare cose, tipo quando devo prendere una bottiglia d'acqua extra, un po' di cibo, e prima stavo sempre accroccatissimo. Poi credo, ultima cosa degna di rilevanza, sto facendo degli esperimenti con i filtri ND, sono queste lenti da sole che si mettono davanti alla videocamera per poter cambiare un pochino di alcuni settaggi che dovrebbero permettere di rendere più piacevole e naturale le immagini, appunto di registrare a una certa velocità. Vedremo, devo fare un pochino di esperimenti, quindi perdonatemi se magari il primo paio di video ci sarà qualche dettaglio da sistemare, è un esperimento, un work in progress. Tra l'altro, altra grande novità a livello di editing, mi sono preso DaVinci Resolve Studio, che è una figata galattica, anche lì sto sperimentando, c'ha un quantitativo di funzioni imbarazzante, quindi devo studiare, ho lavorato già una mesata, ma insomma ci sarà da perfezionarsi molto. Un vero montaggio, soprattutto un personale in postazione di videocamera non l'ho ancora mai fatto, quindi anche lì concedetemi un paio di episodi di tentativi. Va bene, allora io sto per raggiungere la strada principale, siamo sopravvissuti a queste buche, ho spaccato i marroni per 10 minuti con tutte queste chiacchiere e ci aggiorniamo, e adesso alzerò un pochino il ritmo. Va bene, a dopo. Sì? Ok. Ok, sono arrivato, adesso un'oretta. Some white man is here. Federico. Uh, Hello. Hello.
your call? Hello, I'm Federico. I have reservation with Savi. Savi. Which room? The room number. So give me 1 second. I'll call you back right now. I'm calling someone to ask. I'm calling the owner for the building. Okay, thank you, thank you. Bye. Yeah, then I'll call you back. Bye bye, thanks. Yeah. Mi sono accorto che quando sono arrivato, avendo ancora il filtro sull'obiettivo della DJI, non si è visto una mazza, quindi vi faccio vedere il posto dove siamo venuti a dormire qui ad Accra e Daniel. Questo è il nostro appartamentino. Postazione di lavoro di Daniel, cucinino, poi camera da letto di Daniel, che c'è esplosa una bomba, con bagno in camera. Poi io ho la camerettina più piccolina di qua, è fondamentale tavola da stiro, postazione di lavoro mia. Qui abbiamo un pignone, il mio bagnetto è un po' più bello, camera più piccola, il bagnetto più bello. Bella doccia con l'acqua calda, finalmente. Cristiano wato Bashar Remove this thing now. Remove this. And this thing. Can we put some grease? Allora, qui abbiamo del cake, anche se il cake a me risultava diverso, ma va bene. Questo qui si prende con le mani e si puccia nel condimento. Il condimento che è dell'uovo con la cipolla e della salsa di pomodoro, credo piccantissima. Vediamo. Come si mangia con le mani, qui ci sono queste brocche d'acqua con il sapone per i piatti e ti sciacqui le mani. Ah, madonna mia quanto è piccante. E ti sciacqui le mani lì dentro e se non muori prima del peperoncino. Buono ma piccante da morire. Who punish you? Useless man. Come inside. They don't for you. Come inside. I said they don't for you. They don't for you. They don't for you.
Allora, secondo giorno di meccanico, dovevo mettere che c'è un po' di luce che mi vedete. Ah, non ci ho fatto due passi fuori. Dicevo, secondo giorno di meccanico, non ho fatto grandi riprese perché non c'è proprio il contesto, c'è troppa gente che va e viene, poco spazio, avrebbero buttato per terra la videocamera comunque l'avessi messa. E poi io sono stressato come neanche sotto minaccia dell'ISIS, mi stresso così. Allora è andata tutta abbastanza bene, sempre con la solita storia che gli devi stare dietro come se fosse un segugio. Quindi alla fine ho cambiato l'ammortizzatore posteriore, cambiato il pignone con grossissime difficoltà perché non si riusciva a svitare, un po' perché era stretto a morte, un po' perché era arrugginito. Poi cambio olio, cambio filtro dell'olio, filtro dell'aria l'avevo cambiato io, cambiata gomma anteriore, gomma posteriore l'avevo cambiata io l'altro giorno. Beh, in realtà l'ho cambiato pure io oggi, però l'ho cambiato oggi quella anteriore, non l'altro giorno, perché c'era ancora da sistemare il cerchione anteriore. Il cerchione anteriore, che non ricordo se ve l'avevo raccontato, ma sostanzialmente io ho piegato per spiegare al meccanico, a quei delinquenti dei meccanici di Abidjan e Costa d'Avorio, che avevano sbagliato a rimontare la forcella anteriore. E io sentivo che era instabile, faceva un rumore molto strano, un clan clan ogni volta che prendevo delle asperità, e per farglielo sentire, visto che loro insistevano a dire che era montato bene, prendi la buca, prendi il sasso, prendi il sasso. A un certo punto ho preso un sasso troppo alto e ho piegato il cerchino anteriore, e questa cosa me la sono portata dietro appunto dalla Costa d'Avorio, che si è aggiunta alle complessità di guida date dall'ammortizzatore posteriore spaccato, e quindi insomma tutto molto bene. A maggio, quando sono stato qui, sono stato già dal meccanico dove sono stato sia ieri che oggi. Avevamo già cercato di riparare il cerchione con scarsissimi risultati, cioè l'avevano addrizzato, ma poi i raggi li avevano lasciati uno tirato, uno talmente lento che si muoveva solo con la mano, e il cerchio era completamente decentrato, quindi se tu facevi girare la ruota vedevi il bordo che faceva così. Quindi vabbè, oggi ci abbiamo riprovato, è andata un pochino meglio, non è perfetto, ma insomma accettabile per gli standard africani, anche per i miei. Quindi ho potuto cambiare la gomma. E cos'altro? Credo niente, sistemato tutto, quindi diciamo che la moto è in condizioni decorose, quindi adesso ci godiamo qualche altro giorno a Acra, che io alla fine ci sono stato parecchi giorni in totale, ma non l'ho mai veramente visitata, quindi con Daniele nei prossimi giorni ci prendiamo un bell'Uber e ci andiamo in centro e andiamo a vedere se è un cesso di città come un po' tutte le capitali africane, a cominciare da Conakry, oppure se c'è qualcosa di interessante da vedere. Niente, e ci aggiorniamo nei prossimi giorni. Ah no, mentre mi spogliavo per andare a fare la doccia mi sono acceso l'ultimo neurone, giusto per curiosità. Oggi ho speso 400 cedis, che sono 32 euro, per fare cambio ammortizzatore, cambio olio e filtro forniti da me, smontaggio cerchione, addrizzamento cerchione, raggi e via dicendo, cambio pignone e ingrassata catena. Allora, qui abbiamo Ateke, che io confondo sempre col keke, poi una meravigliosa tilapia, ovvero un pesce tipo una carpa, qualcosa del genere, con un decoroso quantitativo di cipolla. Appena arrivata adesso sotto i miei occhi, insalata di avocado e cipolla. E questa è, come si chiama questa? Aloco, che è tipo banana fritta, banana fritta. E vabbè, con tutta questa cipolla anche oggi scopriamo domani. ¡Olé! ¡El campeón tortillero! ¡La tortilla viajera, Ney! Enseña esta. ¡Tachán!